Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi parliamo di una rosa bellissima, la potete vedere qui e la metterò in terra in questo video, in questa giornata di una giornata autunnale particolarmente soleggiata ma molto fredda, perché sono scese tantissimo le temperature. Sto parlando di una rosa veramente molto bella, è una rosa sarmentosa, una rosa che si chiama Banksia, una rosa che arriva dalla Cina, a fioritura unica primaverile. Non bisogna spaventarsi molto su questa cosa, ovvero che è una rosa che fiorisce una sola volta durante l'anno, perché quando lo fa comunque per un tempo abbastanza lungo e si riempie completamente di fiori. È una rosa che riesce veramente a salire tanto in altezza, la si può fare arrampicare anche sugli alberi, ed è soprattutto una rosa senza spine, quindi la si può maneggiare tranquillamente perché non presenta assolutamente nessuna spina che può pungerci le mani, e quindi possiamo anche maneggiarla senza guanti. Una rosa straordinaria, ce ne sono diversi tipi, io ho preso anche degli appunti per non dimenticarmi le note importanti sia sulla coltivazione che sulla descrizione di questa pianta. Dicevo, una rosa sarmentosa senza spine, a unica fioritura primaverile, veramente massiccia, veramente imponente. I colori dei fiori di questa rosa vanno dal giallo al bianco e ce n'è anche una varietà sul rosa, un rosa molto tenue. Il giallo dei fiori della rosa Banksia, nella varietà lutea, è un giallo Napoli. Chi dipinge sa qual è questa tonalità, quindi un giallo leggermente spento. E poi ci sono anche diverse altre varietà di rosa Banksia, come questa che ho acquistato ieri in un vivaio, che voglio mettere qui in giardino per tornare a coltivare questa pianta, perché è quella che avevo poi arrampicata lungo il forno e poi alla fine non ce l'ha fatta perché c'è stata un'estate molto siccitosa, ma dopo parliamo della coltivazione di questa pianta e vediamo quali possono essere anche i problemi di coltivazione. Ecco Felicino che è tornato a trovarmi, quando faccio i video arriva sempre Felicino. La rosa che ho deciso di acquistare ieri, ho deciso un cambiamento di colore. Avevo la rosa Banksia lutea, veramente era straordinaria. Ho deciso di acquistare la rosa Banksia alba plena, ovvero con questi fiori doppi, bianchi, e quindi avrò in un angolo del giardino poi nel corso degli anni questa imponente fioritura primaverile candida con questi piccolissimi fiori bianchi, perché i fiori della rosa Banksia sono molto piccoli, vanno dai 2,5 cm ai 3 cm più o meno di grandezza a secondo della varietà, ma veramente lo spettacolo che poi ci offre questa pianta nella stagione primaverile è veramente un qualcosa di incredibile. La rosa Banksia è una rosa, come dicevo, rustica, sì, abbastanza rustica, perché uno sviluppo veramente notevole di queste piante, una buona resistenza, ce l'abbiamo nelle coltivazioni dal centro Italia in giù. Nel nord Italia è una pianta che può rivelarsi, sì, rustica, però anche delicata in zone in cui le gelate sono particolarmente forti e soprattutto persistenti nel corso dell'inverno. Allora possiamo cercare di proteggere questa rosa magari con della pacciamatura, oppure possiamo sistemarla contro un muro rivolto a sud. Questo ad esempio nel centro e sud Italia non andrebbe molto fatto, perché un muro esposto a sud in piena estate, in questi luoghi in cui le temperature sono particolarmente forti, vuol dire dare a questa pianta veramente un'insolazione pazzesca. Quindi sarebbe meglio coltivarla nel centro e sud Italia come pianta da fare arrampicare magari nel centro di un giardino, su un gazebo, su un pergolato, ma questo possiamo farlo anche al nord Italia. L'unica cosa però è che nel nord Italia bisogna proteggerla leggermente, perché come dicevo è abbastanza rustica, non totalmente delicata, riesce a sopportare anche qualche errore di coltivazione, però bisogna seguirla un pochettino, perché almeno nelle altre varietà, non la lutea, si dimostra anche delicata in certe situazioni. La rosa Banksia si offre anche per essere utilizzata come copertura. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire una copertura magari di un qualcosa che in giardino abbiamo e che vogliamo coprire perché magari non è di bell'aspetto. Questo può essere un muro, magari che vogliamo nascondere, oppure come nel caso che vedremo adesso qui in questo video, una recinzione. Io ho una recinzione di pannelli di rete, chiamiamola così, elettrosaldata,
che corrono lungo il perimetro del giardino dove prima pascolavano le caprette e la pecora, che adesso non abbiamo più. Questa rete io voglio poi nasconderla un po', non nella sua totale lunghezza, ma una buona parte, nasconderla alla vista, e lo farò tramite la crescita della Rosa Banksia alba plena. Questa è la varietà che ho scelto da mettere nel mio giardino. È una pianta di coltivazione molto semplice, quindi è una pianta che ha bisogno assolutamente, come tutte le rose, di almeno 6 ore di luce di sole diretto al giorno, anche di più sarebbe meglio. È una pianta che sopporta bene una forte illuminazione solare, ma sopporta anche leggermente una mezz'ombra. Magari se abitiamo nel centro-sud Italia, in cui abbiamo una zona veramente tanto esposta al sole, possiamo magari ripararla un pochettino, ma sempre con almeno 6 ore di illuminazione solare al giorno. Questa è una pianta da bagnare con regolarità una volta che l'abbiamo sistemata nel nostro giardino, soprattutto quando arriva la primavera, quindi si tende poi a bagnare di più per il calore atmosferico che tende ad asciugare di più il terriccio, quindi bagnature regolari. Ma è una pianta che sopporta anche una leggera siccità, non molta siccità, diciamo, prolungata nel tempo. Io avevo la Rosa Banksia lutea, che alla fine è morta, perché mi ricordo 2 anni fa c'è stata una siccità prolungata di 2 mesi e mezzo, se ricordo bene, e mi ero dimenticato di bagnarla spesso, convinto che fosse una pianta molto resistente. Alla fine questa pianta non ce l'ha fatta, aveva bisogno di acqua e io distrattamente mi sono dimenticato di dargliela spesso, non una volta ma tante volte mi sono dimenticato di bagnarla. Alla fine questa pianta mi ha lasciato e mi spiace, perché era uno spettacolo qui nel giardino. Ci riprovo con la Rosa Banksia alba plena e vedremo quello che succederà, sperando di ottenere di nuovo questa imponente massa di fiori poi in primavera. Il suolo per questa rosa, diciamo, è una pianta resistente anche in quasi qualunque tipo di suolo, però ricordiamoci che in un terreno argilloso il suolo va leggermente modificato, quindi bisogna renderlo un po' più drenante, magari con l'utilizzo di perlite. Io lo farò così in questo impianto in giardino. Se abbiamo un suolo invece molto sabbioso, bisognerà apportare sostanza organica in modo da creare un qualcosa adatto anche allo sviluppo della pianta, perché i suoli sabbiosi sono solitamente molto poveri, quindi bisogna dare proprio carattere al terreno dove andremo a mettere la nostra rosa. Temperature, è una pianta che sopporta anche delle alte temperature e riesce a sopportare, come dicevo, anche temperature inferiori allo zero. Ricordo ancora, l'ho detto anche prima ma lo ripeto, la Rosa Banksia lutea è quella più resistente in assoluto alle gelate, quindi scegliamo bene quello che vogliamo, ma scegliamo anche il colore. Il colore, ricordo sempre, l'ho detto all'inizio del video, può essere dei fiori, può essere bianco, può essere giallo, e ce n'è anche una varietà rosata. Bene, adesso direi di spostarci nella zona della rete che voglio coprire con lo sviluppo di questa rosa, così vediamo insieme che cosa voglio fare e andremo a mettere questa rosa finalmente in giardino, pronta per svilupparsi poi a partire dalla prossima primavera. Adesso siamo in autunno, per regalare poi di anno in anno sempre più fiori, con questo aspetto candido, bianchissimo dei suoi fiori, almeno in questa varietà. Eccomi qua con la rosa e il suo punto di impianto. Come dicevo nel video, ho questa lunga recinzione elettrosaldata che corre lungo il perimetro di questa zona che vogliamo mantenere erbosa. Dietro questa rete c'è questo bosco di robinie che sta crescendo in maniera smisurata. Adesso in autunno e inverno qui ci sarà da fare un lavoro veramente molto ma molto impegnativo, magari di qualche settimana, per cercare di ripulire di nuovo tutto. Comunque robinia, qui viene chiamata gagia, veramente ce n'è tantissima, c'è da fare un grandissimo lavoro. Una volta che sarà pulito qui rimarrà questa recinzione e si vedrà molto di più, perché adesso è un po' nascosta da tutto questo casino vegetale che c'è. Una volta che sarà pulito questa rete sarà molto visibile e l'ideale sarebbe proprio coprirla con una crescita che poi con una crescita della rosa che poi in primavera andrà a colorare poi tutto di bianco. Comunque la Rosa Banksia è una pianta a rapido sviluppo e tende a ricoprire velocemente poi delle ampie superfici. Vediamo come andrà. Adesso farò lo scavo in questo punto per adagiare poi la rosa alla rete
legarla poi successivamente e cominciare a dargli una forma. È una pianta che cresce, come dicevo, fino a 10-15 metri di altezza, quindi io che cosa farò? Non la farò crescere molto in alto, disordinata, ma andrò a fare poi di anno in anno sempre delle potature per far sì che questa rosa prenda una forma orizzontale, quindi una direzione orizzontale per farla correre lungo questa recinzione. Vado a scavarmi la buca, così inserirò perlite e della pollina, perché ho finito praticamente il sacco di pollina che avevo già da 2 anni nel garage. Sistemerò quello come concime per preparare questa rosa poi ad una buona partenza la prossima primavera. Quando dobbiamo scavare per fare una buca per inserire la nostra rosa Banksia, ma questo vale un po' per tutte le piante che andiamo a inserire in giardino, per quello che riguarda le rose e altre piante magari decorative da giardino, la buca dovrà essere molto più grande del vaso, quindi andrò a fare una buca abbastanza grande in modo da dare a questa pianta la possibilità di espandere le sue radici in un terriccio adatto, per poi abituarsi nel tempo anche al terreno argilloso del mio giardino. Bene, ho scavato il buco, potete vedere che è molto più grande del vasetto, perché è un vaso non di grosse dimensioni. Diciamo che ci sono un 15 cm, 20 cm intorno di differenza, di spazio, scusate, di spazio tra il vaso e la parete del buco che ho creato, anche abbastanza profondo. Questo perché? Perché adesso io andrò ad inserire la pollina come concime, ma non andrò a inserire la pollina e poi appoggio sopra la mia pianta, perché rischio poi di bruciare le radici. Quindi andrò a inserire la pollina sul fondo, una buona manciata, qui ce ne sono circa 400 grammi, 500 grammi di pollina. Successivamente andrò a portare un po' di terriccio sopra, in modo da far sì che le radici non sono a contatto diretto con questo concime. Quindi vado a inserire il concime. Possiamo usare anche dello stallatico pellettato, possiamo usare anche del compost. Io ne ho già usato una buona quantità e quindi devo rifarne altro, prelevarne altro dalle mie compostiere per portarlo poi in giardino. Quindi, non avendo del compost pronto adesso al momento, ho deciso di utilizzare questa pollina che era in un sacco che ho praticamente quasi finito in garage. Vado a mescolare bene con le mani e successivamente porto un po' di terriccio e anche comincio ad apportare anche qualche pugno di perlite, in modo da creare anche un terriccio drenato, visto che ho un terriccio qui in giardino, un terreno molto ma molto argilloso. Continuo a mescolare un po', un altro po' di terriccio e un altro pugno di perlite. Prenderò quindi la mia rosa, la estraggo delicatamente dal suo vasetto e vado a controllare prima di tutto lo stato di salute delle radici. Noto qui che questa pianta è stata coltivata bene e non da tanto tempo in questo vaso di queste dimensioni, non è rimasta qui tantissimo tempo, e lo noto perché non ci sono tantissime radici che percorrono in circolo il pane di terra. Se fosse così dovrò andare a districare un pochettino le radici per liberarle, magari tagliarne qualcuna per dare la possibilità alle nuove radici di potersi poi sviluppare. La pianta in questo momento è a riposo e quindi sopporta bene questa operazione. Qui le radici sono leggermente curve, girano un po', vado semplicemente, senza tagliarle perché ce n'è veramente poche che girano su se stesse, qui nel pane di terra, vado leggermente a liberarle e in questo modo
posso adagiare la mia rosa. Adesso in questo modo va abbastanza giù, quindi dovrebbe essere più o meno a questa altezza il terriccio, quindi non posso metterla giù e poi ricoprire tutto fin qua di terra, deve rimanere ad un'altezza giusta, quindi vado a toglierla, porto ancora un po' di terreno all'interno. Se la nostra rosa è una rosa cespugliosa, non rampicante, allora possiamo sistemarla proprio così, verticale al terreno. Siccome questa è una rosa sarmentosa, una rosa rampicante, io dovrò inclinarla leggermente perché dovrò portarla nella direzione del muro o della rete dove voglio farla arrampicare, anche se qui ci fosse ad esempio un gazebo, sempre questa posizione, perché così gli do già la direzione, altrimenti dovrò poi curvarla se l'ho messa verticale verso la rete e lì magari posso rischiare di spezzare dei rami o meno, mentre in questo modo la pianta sarà già predisposta a questo tipo di sviluppo. Fatto questo, andrò a riempire la mia buca con il mio terreno argilloso mescolato con la perlite. Siccome non ho mescolato il terreno prima di fare questo lavoro qua, cosa faccio? Prendo un po' di terreno, lo sistemo qui nel vaso dove era coltivata la mia rosa, andrò ad aggiungere un po' di perlite e faccio il tutto all'interno di questo contenitore. È molto importante il drenaggio, soprattutto se abbiamo terreni argillosi. Qualcuno si starà chiedendo perché non ho messo il terreno direttamente qua dentro, visto con la perlite, per mescolare tutto qua dentro. Non l'ho fatto perché la perlite comunque ha un costo, quindi io cerco sempre di non sprecarla. Se io sistemo il terreno qua dentro, poi ne ho in avanzo, sì, questo terreno posso usarlo per qualcos'altro, ma per non avere tante cose in giro che poi dovrò successivamente utilizzare, vado pian piano con questa operazione riempendo di volta in volta il piccolo contenitore. Tanto questa è una mattinata autunnale anche piacevole e quindi mi fa piacere fare questi lavori qui nel giardino, anche se ci metto un po' di tempo in più, non importa. Bene, siamo arrivati alla fine del lavoro di impianto della mia rosa Banksia, orientata verso il muro con questa inclinazione. Il colletto l'ho lasciato leggermente al di sotto della terra, visto che comunque andiamo verso un freddo particolarmente intenso, per proteggere bene la pianta. Copro solo un piccolo lombrico che è uscito fuori dalla terra, che non stia al sole. Adesso quello che dovrò fare sicuramente è una buona bagnatura, copiosa, una bella bagnatura, in modo da inumidire tutto il terreno intorno a questa pianta. Poi ci penserà l'autunno e l'inverno a bagnare bene questa pianta, perché nei prossimi giorni danno anche un pochettino di pioggia, poi comunque il terreno rimarrà da adesso in poi sempre abbastanza umido. Se ci sarà una siccità, come può anche arrivare visto il clima, andrò a bagnare questa pianta. In primavera comincerò poi a bagnarla regolarmente, perché quando una pianta viene sistemata in terra nel nostro giardino, per il primo anno dobbiamo cercare di seguirla attentamente per aiutarla ad abituarsi al nuovo terreno e anche alla sua nuova posizione. Adesso andrò a liberare la rosa da questi legacci che sono stati messi per far tenere la pianta unita al sostegno di bambù. Andrò a togliere il bambù e sistemerò poi la rosa lungo la recinzione, cercando di dargli una forma. Non ho portato dietro il filo per poterla legare, lo farò poi dopo il video, adesso soltanto così come spiegazione. Vado a liberare la rosa da questi legacci che usano per vendere le piante, perché così sono legate bene al supporto, e naturalmente non andrò a buttarli per terra, li metterò in tasca e poi li butto, oppure qui nel sacchettino, poi andrò a portare tutto nell'immondizia. Qui ce n'è anche uno. Se fosse una rosa spinosa usiamo dei guanti, perché si rischia veramente di farsi poi del male. Ok, tolgo l'etichetta. Questa è la rosa Banksia alba plena, guardate che fiori, adesso non so se sono inquadrati bene, comunque sono fiori bianchi bellissimi. Adesso potete vedere qui che io ho fatto un errore,
non ho valutato il fatto che il ramo principale della pianta si trova in questa direzione dove non voglio che la pianta vada, più che altro che vada in quella. Quindi che cosa farò? Logicamente non posso fare un incrocio, io andrò semplicemente, perché mi aiuta questo ramo che è già piegato verso la rete, andrò a sistemarlo in questo modo. E questo sarà poi un secondario che parte qua sotto. Se qualche rametto tipo questo poi prenderà, gli darò questa direzione, qui manterrò una parte meno abbondante della pianta, il più sarà in quella direzione lì. Questa è una parte del mio giardino che prende parecchio sole e quindi questa pianta sicuramente si troverà in un posto adatto per regalarmi la sua bellissima fioritura. Lascio il foglietto per ricordarmi il nome della rosa rampicante Banksia alba plena, c'è anche il prezzo, è una pianta che io ho pagato sui 20 euro, quindi non è neanche una pianta particolarmente costosa, ma vi posso assicurare che è bellissima. Poi dopo vi parlo, prima di concludere il video, di una cosa che questa rosa può insegnarci nel nostro giardino, perché è una maestra in una cosa molto molto importante in giardino. Quindi non ho portato il filo per poterla legare, poi adesso vado a prenderlo, la legherò, dandogli già una direzione in cui voglio che la pianta cresca. Bene, concludo qui questo video dedicato all'impianto della rosa Banksia alba plena. Prima vi ho raccontato di una cosa, vi ho detto una cosa, su che cosa questa rosa ci insegna. Questa è una rosa, come dicevo, a fioritura unica. In più i suoi fiori sono molto piccoli. Questo è un insegnamento per noi che ci dà questa rosa meravigliosa. L'insegnamento che, per quello che riguarda la dimensione dei fiori, a volte noi siamo sempre portati a cercare delle cose che ci meravigliano nel grande, quando invece siamo circondati da tante piccole cose che possono essere viste se noi abbiamo l'accortezza di poterle osservare con attenzione. I suoi fiori sono molto piccoli, quindi vanno osservati con attenzione. È vero che la fioritura è veramente imponente, quindi si fa notare subito, quindi l'attenzione lì è proprio nel grande, nella cosa veramente immensa della sua fioritura, ma per poterla apprezzare in pieno bisogna avvicinarsi molto e guardare i suoi fiori che sono molto piccoli. C'è una grande macchia fatta di tante piccole gocce, come quelle che compongono l'oceano, quindi è nelle piccole cose che noi dobbiamo cercare sempre ciò che ci serve e ciò che ci può meravigliare. Le cose che sono particolarmente grandi arrivano subito, quelle piccole invece dobbiamo scoprirle noi e lì lavoriamo su noi stessi. Un'altra cosa che questa pianta ci insegna è quella della pazienza, di poter aspettare anche, seguendo i ritmi della natura. Questa è una pianta a fioritura unica, primaverile, e quindi avremo una sola fioritura e quindi dobbiamo trovarci pronti quando questa pianta sarà fiorita e quindi lavoreremo su noi stessi con la pazienza e col desiderio di vedere poi arrivare il prossimo anno e l'anno ancora dopo una nuova fioritura, e quindi è una pianta che ci fa veramente lavorare tanto con la pazienza. Successivamente questa pianta sarà un mare di foglie verdi per tutto il resto dell'anno, però possiamo anche sistemare al di sotto di questa pianta magari nascosto un qualcosa, qualche fiorellino, qualcosa per continuare un po' a dare un po' di colore. Però come pianta in sé veramente gli insegnamenti sono importanti, la pazienza e il saper osservare ciò che c'è di piccolo intorno a noi e che a volte non vediamo. Con questo io concludo il video dedicato alla rosa Banksia e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie!